Ciò che vediamo con i nostri occhi è soltanto una parte delle informazioni che la materia comunica. Questa fascia molto ristretta, è chiamata appunto quella dello spettro elettromagnetico, è una fascia cosiddetta appunto del visibile, quella cioè che i nostri occhi riescono a raccogliere. I nostri occhi sono proprio dei ricettori di frequenze particolari dello spettro della luce che ci permettono di identificare gli oggetti intorno a noi. Però la materia in realtà è in grado di comunicare molte più informazioni, però abbiamo bisogno di utilizzare degli specifici strumenti per riuscire a registrare queste frequenze. Questo tipo di indagine viene chiamata indagine multispettrale, proprio perché riesce a intercettare i diversi spettri della luce appunto che la materia riesce a comunicare. In questo senso abbiamo diversi filtri, uno di questi è anche abbastanza noto, l'infrarosso, altri anche li abbiamo forse sentiti, l'ultravioletto. Poi ci sono dei filtri molto più specifici, come quelli appunto dei raggi X, che ci permettono di indagare la materia e di esplorare molte più informazioni che riguardano come quella materia è stata lavorata, come è stata decorata, ed è proprio questo l'ambito di indagine che esploriamo nello studio di una cassetta che proviene dal corredo di K Emeritum. Cosa siamo riusciti a vedere? Che cosa riusciamo a raccontare? Che è una cassetta che conteneva dei lini, che facevano parte di un corredo, che è decorata meravigliosamente con dei repertori, con dei pattern geometrici che imitano dei tessuti all'epoca utilizzati per riprodurre un effetto quasi da tendone addobbato a festa. E poi c'è una bella raffigurazione con il figlio di K che sta offrendo cibo e bevande ai propri genitori, una classica scena di offerta. Nella mostra Archeologia Invisibile, grazie al fantastico lavoro che abbiamo fatto insieme alla CNR e a tutti i colleghi fisici e chimici che ci hanno aiutato ad esplorare questa cassetta, siamo oggi invece in grado di in qualche modo guardare un po' oltre e intravedere i gesti dell'artigiano che le ha realizzate. Nello specifico abbiamo scoperto ad esempio che l'uso del nero è condizionato a volte da piccoli errori da parte dell'artigiano. In un caso per esempio ha usato un nero che con un pennello probabilmente sporco di blu egizio, e questo noi lo vediamo attraverso un filtro perché il nero delle due parrucche di K e di suo figlio compaiono in modo molto diverso. Ma ancora di più la grande scoperta è stato vedere che l'artigiano ha anche usato una specie di segreto di bottega, un nero a base di manganese che ha utilizzato esclusivamente per rifinire la decorazione, con tutti i punti, le linee più sottili, i geroglifici, in una decorazione che per la prima volta ci appare in maniera sistematica, un uso sistematico di questo colore che veramente è una novità nel campo scientifico. Se siamo stati in grado di vedere questo dettaglio e altri in realtà è stato grazie ad una macchina chiamata Macro XRF, che è quella che effettivamente sfrutta i raggi X per indagare la chimica dei colori. Fondamentalmente è uno scanner che passa con un raggio laser sopra l'immagine in modo da recuperare punto per punto tutte le informazioni dei pigmenti. È una tecnologia questa che in realtà è stata inventata quasi immediatamente dopo l'invenzione dei raggi X nel 1895. Ci sono però voluti almeno 60 anni di esperimenti, di test, di studi per arrivare a definire invece un protocollo tecnico che permettesse effettivamente di esplorare di fatto un pigmento e di ottenere delle informazioni. Le informazioni che riusciamo così a ricavare da queste indagini multispettrali non sono solo fondamentali per noi egittologi, perché ci permettono di sapere con cosa lavoravano gli artigiani egizi, ma sono fondamentali anche per i restauratori che a loro volta, sapendo con che materiale hanno a che fare, sanno anche come intervenire nel migliore dei modi per preservarlo.